Ciao, ben trovata sul mio canale. Ciao da Stefano, ovviamente, che sono io, e ben trovati in questo mio nuovo video. Come spesso accade nei miei video, parlerò di relazioni tossiche, amori malati, con narcisisti patologici, borderline oppure psicopatici. Io per correttezza premetto sempre di non essere né uno psichiatra né uno psicologo. Sono un giornalista regolarmente iscritto all'albo che però, ahimè, ho attraversato alcune relazioni tossiche. Ho fatto un mio percorso virtuoso e ne sono uscito bene. In questi anni ho studiato libri scritti da luminari internazionali come Otto Kernberg oppure Sigmund Freud. Ho guardato numerosi video tenuti da psichiatri o psicologi, anche italiani, esperti in relazioni tossiche. La cosa più importante, ho partecipato a gruppi e seminari di persone che, come me, sono state vittime di amori malati. Ho ascoltato molti racconti e ho metabolizzato alcuni concetti che voglio esporre in questi video. Il titolo del video di oggi è Come far dire la verità ad un narcisista. Allora, prima di iniziare ti voglio chiedere se gentilmente metti ai like a questo video così mi aiuti a far crescere il canale. Grazie. Seconda cosa, se hai qualche video da suggerirmi in tema di relazioni tossiche puoi farlo. Qua sotto nei commenti scrivi l'argomento che dovrei trattare e lo prenderò sicuramente in considerazione. Chiusa parentesi. Ti leggerò un articolo che è molto interessante secondo me, che poi posterò qua sotto nelle note se lo vorrai andare a leggere per intero, che spiega come far dire la verità ad un narcisista patologico. Iniziamo. Come indurre un narcisista a dire la verità? Punto interrogativo. È comune per un narcisista mentire o nascondere la verità. Infatti, i narcisisti patologici sono maestri o maestre, perché ricorda che un narcisista patologico può essere sia maschio che femmina. I narcisisti patologici sono maestri nel mentire e soprattutto nel omettere le cose. Quindi ti possono dire una cosa parzialmente vera, tralasciando un particolare fondamentale. Fortunatamente ci sono modi intelligenti e sottili per far rivelare se stessi ad un narcisista, quindi per indurlo a dire la verità. Tutto quello che devi fare è rimanere calma e concentrata sui fatti. Questo articolo tratterà come utilizzare suggerimenti supportati da esperti per superare in astuzia un narcisista. Allora, prima cosa, trova la prova del suo comportamento in modo da poterlo disarmare in seguito. Prima ancora di iniziare una discussione con un narcisista, fai un elenco dei suoi schemi e delle sue eventuali incongruenze che hai rilevato nelle sue storie. Documenta ciò che ha detto o fatto e tutti gli eventi che altre persone hanno notato. Fai attenzione a non dare a un narcisista suggerimenti su quanto sia diligente, quindi c'è cosa ti dice l'articolista? Di scrivere una lista delle cose che secondo te sono incongruenti. Ad esempio, lui dice di essere una persona leale, sincera, ma lo senti dire un sacco di balle al suo migliore amico. Oppure gli dici di essere una persona calma, però ti spiega quando in realtà lo vedi scattare spesso e volentieri in auto contro degli altri automobilisti, quindi incongruenze nel suo comportamento. Conserva registri e registra ciò che ovviamente lui fa e ovviamente registra oppure scrive le cose che lui fa. Quindi la prima cosa è che deve avere la lucidità per capire se lui sta dicendo delle cose in antitesi, in contrasto, perché è fondamentale. I narcisisti patologici, ripeto, sono persone che raccontano una storia ma fanno completamente l'opposto. E se fanno una cosa molto buona con te, ad esempio se sono molto gentili con te, ma li vedi che sono molto stronzi, perdonami il francesismo, con altre persone, prima o poi sappi che quel comportamento che ha con altre persone spetterà a te. Quindi questo è fondamentale da capire. Poi avvicina un narcisista quando sei calmo. È più probabile che si impegnino se non sei arrabbiata. Usa un tono di voce neutro e un linguaggio rispettoso quando contatti un narcisista patologico, non attaccarlo, perché se tu lo attacchi, c'è un famoso detto che non lottare coi maiali nel fango perché entrambi vi sporcate, ma loro piace. Quindi non cercare di attaccare un narcisista, ma rimani sempre calma e mantieni il tuo punto di vista saldo, perché lui ti vuole trascinare nella rissa e non glielo permettere di fare. Quindi avvicinati con calma, invece di provare a metterlo in imbarazzo, discutere con loro, cerca di appurare alcuni dettagli, fagli delle domande specifiche, ad esempio, ma scusa, tu hai detto che sei una persona leale, no? E sincera, ma perché con il tuo amico dici sempre le bugie? Ma scusa, ritorniamo al discorso, ma se tu dici di essere una persona calma, com'è gentile, ma perché scatti in quel modo lì?
con gli automobilisti. Ad esempio, in questo caso lui ti risponderà per tono, si arrabbierà perché si vedrà colpito nel segno, quindi è fondamentale da capire. Quindi parlagli con calma e mantieni lucidità sui punti che vuoi andare a parare, chiedigli delle cose specifiche, lui non ti risponderà oppure ti aggredirà a sua volta. Ancora, rassicurali che è sicuro di dire la verità. Un narcisista potrebbe ammettere quello che ha fatto se pensa che ti piacerà ancora. Quindi ricordati sempre che un narcisista patologico potrebbe mentire all'infinito. Se ad esempio tu scappi o tu vuoi chiudere la relazione perché ti ha stancato, lui ti potrebbe prendere dietro, ritornare a prendere dietro dicendo guarda scusa il mio comportamento non lo faccio più. Quindi fai sentire la situazione in una situazione molto difficile per lui, per il narcisista, di che non avrà un impatto negativo quando ti dirà cosa è successo veramente, quindi gli dici guarda sinceramente se non mi dici la verità io voglio chiudere la relazione proprio perché non mi sento in una situazione leale, non sento che tu sei leale, quindi inducilo con calma a dire la verità, anche dicendo guarda non mi sento più di continuare. A quel punto lì lui potrebbe venirti incontro. Fai un commento casuale confortante come stiamo bene insieme, non l'ho detta a nessuno, normalizza gli errori che lui fa con parole come va bene se stanchi o stressati, quindi cerca di andargli incontro per poi capire lui fin dove è bugiardo. Chiedi risposte semplici, sì e no. Ad esempio, un narcisista patologico, se ad esempio, allora, se ad un narcisista patologico o una narcisista patologico fai una domanda diretta, difficilmente ti risponderà con un sì o con un no. Cercherà di prenderti alla larga. Ad esempio, riattaccandoti. Ma io ieri ho saputo che tu eri fuori con dei tuoi amici e c'erano delle ragazze. Ma insomma, se lui ti risponderà, ma insomma sei sempre la solita, ma che gelosia, ma tu sei patologica, io non voglio stare insieme a una persona del genere. Ma ci saranno state delle altre persone attorno a noi, io non lo so. Allora se tu gli dirai, ma rispondimi seriamente, c'erano delle ragazze con voi, sì o no? Lui ti risponderà ancora né sì né no, continuerà a riargomentare. Io non mi ricordo, guarda, sinceramente io ero con i miei amici, poi ripeto, non ho visto nessuna ragazza io e sinceramente non ne so nulla, quindi ripeto, non ti dirà risposta secca, riargomenterà tutte le volte. Un narcisista patologico ribatterà sempre le frittate e ricordi che negherà fino alla fine. Ancora, mantieni la semplicità in modo che non possano distrarti con dettagli necessari. Un'altra caratteristica è che potrebbe iniziare ad accarezzarti, perché accarezzando dicendo dai, non c'è nessuno, io amo solo te. Dai, insomma, io non so chi c'era, forse era qualcuna con i miei amici, ma di certo non stava con me, ma te lo dirà accarezzandoti, magari iniziando a baciarti, perché devi sviare l'argomento. Questa è un'altra tecnica molto precisa dei narcisisti patologici o delle narcisiste patologiche. Digli di non incolpare nessuno altro, perché un'altra tattica di un narcisista patologico è incolpare sempre te o incolpare gli altri. Allora gli devi dire, guarda, non incolpando nessuno perché qui non è colpa, dimmi sinceramente, poi gli chiedi la cosa che vuoi sapere e lui non ce la farà neanche a quel punto lì, dovrà sempre incolpare o te o dar la colpa a altra gente. Ricorda, un narcisista patologico ti racconterà sempre una storia, questo ovviamente è una metafora, un narcisista patologico ti racconterà una storia dove lui è o la vittima o l'eroe, però non ti racconterà mai una storia dove lui sarà il colpevole, quindi da un narcisista patologico non aspettarti che si assuma le proprie responsabilità, questo è fondamentale da capire. Di che perderanno il rispetto delle persone se continuano a mentire, un narcisista dirà la verità se riesce a mantenere l'approvazione sociale di tutti, quindi l'articolista dice di dire la verità perché molte persone sanno già come stanno le cose, quindi metti in ballo altra gente, perché un narcisista patologico è fondamentale per lui, cioè se vuoi fargli dire la verità, è fondamentale per lui l'approvazione sociale, odia sentirsi escluso, odia sentirsi non amato dalla gente, quindi mi raccomando, metti sempre in mezzo delle altre persone se vuoi far dire la verità, ad esempio, guarda, degli amici comuni ti hanno visto con delle altre persone, vedono che tu non hai un bel comportamento con me, potresti per favore migliorare. Questa cosa qua lo metti in imbarazzo perché odia la riprovazione sociale. Poi se vuoi andare a leggere l'articolo per intero è qua sotto nelle note. Stiamo uniti, eleviamoci sopra i narcisisti patologici, ricorda e ripeti il motto, l'empatia diverrà la mia magia
In un mondo sempre più egocentrico, quindi narcisistico, persone empatiche sono davvero preziose. Tieni buona questa tua qualità e diffondi più notizie possibili in merito al narcisismo patologico, perché la conoscenza salva la vita e potresti salvare tante persone che hanno a che fare con un narcisista patologico e non lo sanno. Tutto qua. Se ti è piaciuto il video, clicca il like. Grazie da Stefano. Ciao ciao.